Ciao a tutti e benvenuti sul canale. Oggi vi propongo un racconto lungo, pacato e rispettoso, pensato per chi ascolta in modalità text-to-speech. Ricostruiamo insieme l'ultimo, difficilissimo capitolo vissuto da Gökberk Demirci e il perché dell'assenza di Özge Yağız proprio nel giorno in cui ogni spalla fa la differenza. Non è un video di accuse o sentenze, è un tentativo di mettere ordine tra fatti, ricordi e reazioni, senza dimenticare che dietro i nomi famosi ci sono persone reali. Se apprezzate i contenuti analitici, accomodatevi, iniziamo. Partiamo dal dato che ha ferito più di tutti i fan. Nel suo giorno più doloroso, Özge Yağız non era accanto a Gökberk Demirci. La notizia si è diffusa in fretta, alimentata da messaggi e storie ricondivise, e ha lasciato molti spiazzati. Per capire perché quell'assenza ha pesato così tanto, bisogna ricordare che cosa rappresentava quel giorno per lui. Non parliamo di una ricorrenza qualunque. Era l'anniversario di una perdita che ha segnato in modo indelebile la sua vita familiare e il suo percorso umano. Torniamo quindi al 2019, anno spezzato in due per Gökberk. In estate, Sevkan Demirci, sua madre, si spegne dopo la battaglia contro il cancro. In precedenza l'avevano ricoverata a Yalova. Per qualche settimana la speranza aveva tenuto, sostenuta da amici, parenti e dal calore dei fan. Poi, il 16 luglio 2019, quella speranza si è trasformata in lutto. Da allora, Gökberk ha portato la memoria di sua madre con una dignità che molti gli riconoscono, poche parole, gesti misurati, e ogni anno un pensiero dedicato. In una delle sue condivisioni più citate, a corredo di una foto tenerissima, ha scritto: «Mia madre, con grande nostalgia e amore». È una frase semplice, ma contiene tutto: la nostalgia del quotidiano, l'amore che non finisce, e la promessa di non dimenticare. Questa non è stata l'unica frattura. La biografia emotiva di Gökberk registra 3 grandi lutti. Prima il fratello, poi la madre, infine la nonna. 3 assenze che hanno ridisegnato per sempre il suo concetto di casa. Non sorprende, quindi, che l'anniversario della madre sia ogni anno un varco delicatissimo. È un giorno in cui le immagini ritornano, i profumi riaffiorano, gli oggetti tacciono più del solito. È anche un giorno in cui, inevitabilmente, chi gli vuole bene, vicini e lontani, si chiede come stia davvero. In passato, in quelle stesse ore, Özge Yağız gli era stata accanto. Ci sono testimonianze e ricordi condivisi dai fan fuori dall'ospedale, scatti rubati di 2 figure stanche ma unite, e quel modo discreto, quasi protettivo, con cui Özge si metteva tra lui e la confusione. Proprio per questo, vedere Gökberk da solo nell'anniversario di quest'anno ha pesato così tanto. Non era solo l'assenza di una persona, ma l'assenza di un rituale che sembrava consolidato. Che cosa è successo, allora? La risposta più onesta è anche la più scomoda per il pubblico: non lo sappiamo con certezza. Possiamo però mettere in fila i tasselli noti. Primo tassello: le strade di Gökberk Demirci e Özge Yağız si erano separate. Non entriamo nel merito delle ragioni, ogni relazione vive la propria geografia segreta, ma è innegabile che nelle settimane precedenti si erano moltiplicati i segnali di distanza. Secondo tassello: in molti hanno letto nei silenzi social di Özge la prova di una scelta deliberata. Terzo tassello: nella stessa giornata, Gökberk ha mantenuto il suo rituale di memoria, condividendo poco o nulla, lasciando che a parlare fosse il gesto di recarsi da solo dove tutto era iniziato e finito. Qui nasce l'equivoco più pericoloso: trasformare l'assenza in colpa. È umano, quando si tifa per una coppia, pretendere che i legami si comportino come nei film. Che le persone arrivino sempre al momento giusto, dicano sempre la cosa giusta, restino sempre quando sarebbe troppo doloroso andare. Ma la vita reale non segue le sceneggiature. A volte proteggere l'altro significa non esserci, perché la presenza riaprirebbe ferite, perché ogni parola rischierebbe di suonare fuori posto, perché l'equilibrio conquistato a fatica crollerebbe in un attimo. Non sappiamo se questo sia il caso di Özge, sappiamo però che, in passato, ha sostenuto Gökberk in momenti difficilissimi e che quel sostegno non si cancella per un'assenza, per quanto rumorosa. Resta il fatto che, per i fan, vedere rimasto solo il padre al fianco di Gökberk in questo passaggio ha amplificato la sensazione di vuoto.
È un'immagine forte, due uomini legati da un dolore comune, uno sguardo che dice più delle frasi di circostanza, e attorno la folla che, pur con le migliori intenzioni, rischia di trasformare la memoria in spettacolo. In quel quadro, la figura di Osge appare come una cornice mancante. E quando manca la cornice, è normale che lo sguardo cerchi il perché. Proviamo a leggere il perché con prudenza. Le relazioni finite raramente reggono il peso dei giorni simbolici, anniversari, compleanni, ricorrenze. Sono giornate in cui ogni gesto è sovrainterpretato. Se ti presenti, qualcuno griderà alla riconciliazione, se resti a casa, qualcuno parlerà di freddezza. È una trappola comunicativa da cui si esce soltanto scegliendo il bene dell'altro al posto della soddisfazione del pubblico. È possibile, dunque, che Osge abbia valutato che la sua presenza, quel giorno, avrebbe complicato qualcosa che invece andava lasciato in pace: un figlio con il ricordo della madre, un padre con il ricordo della moglie, due persone che si tengono in piedi a vicenda senza microfoni. A questo punto conviene spostare lo sguardo da "dov'era lei" a "come sta lui". Chi ha incontrato Gökberk in queste ore parla di un dolore compunto, privo di sceneggiate, e di una routine di memoria fatta di gesti semplici: un fiore, un biglietto breve, una sosta in silenzio. C'è anche il ritorno, negli ultimi anni, a piccole condivisioni su Instagram, foto di famiglia, dettagli di giornate normali, e quelle parole essenziali che non fanno scalpore ma curano. Sono segnali di un percorso che non punta a dimenticare, ma a incorporare la perdita in una forma di vita possibile. E Osge? Ci sono indizi che rimandano a una vicinanza non esibita. Commenti rarefatti ma puntuali sotto post che contano, una cura nell'evitare sovrapposizioni mediatiche, e, secondo chi le è vicino, la ferma intenzione di non trasformare il dolore altrui in palcoscenico. A molti basterebbe poco per gridare al ritorno di fiamma, ma non sempre stare dalla stessa parte significa tornare insieme. A volte significa semplicemente volere il bene dell'altro, anche se quel bene non coincide più con un progetto comune. In mezzo, come sempre, ci sono i fan. La comunità che segue questi due artisti ha dimostrato più volte maturità, sa celebrare, sa aspettare, sa anche chiedere scusa quando esagera. In questi giorni, tra i commenti, sono passati due movimenti opposti: chi ha rimproverato Osge per l'assenza, e chi le ha ricordato che nessuno è tenuto a esserci in ogni momento, chi ha chiesto a Gökberk di non chiudersi, e chi gli ha consigliato di concedersi il lusso del silenzio. Sono discussioni comprensibili, ma che rischiano di spersonalizzare proprio chi vorremmo proteggere. La verità, forse, è più semplice: due persone stanno imparando a rimodulare i loro confini dopo anni di cammino fianco a fianco. È un'arte complicata, e merita rispetto. Resta una domanda: cosa cambia da oggi in poi? Per Gökberk, probabilmente poco sul piano pubblico. Continuerà a lavorare, a ricordare, a proteggere la propria famiglia. Forse, come già successo, tornerà ogni tanto su quella dedica alla madre, con grande nostalgia e amore, perché la nostalgia non è il contrario della vita, ma un modo di riportarla con sé. Per Osge, la scelta sarà tra la discrezione che finora l'ha contraddistinta e una parola più chiara che metta fine alle speculazioni. Entrambe le strade sono legittime, purché nascano da una decisione libera, non dalla pressione del trend. Per chi guarda da fuori, il compito è duplice. Primo, non confondere l'assenza con l'indifferenza. Le persone possono voler bene anche quando scelgono di non mostrarsi. Secondo, tenere il tifo al suo posto. Fare il tifo non significa pretendere, significa accompagnare. Se un domani dovessero ritrovarsi, lo faranno a modo loro. Se non dovesse accadere, resterà comunque la prova, documentata e riconosciuta. Che nei momenti più bui Osge è stata una presenza forte accanto a Gökberk, e che questo passato non viene cancellato da un singolo fotogramma. Concludo con un invito alla misura. Gli addii, quando arrivano, chiedono silenzio, gentilezza e spazio. Le ricorrenze del dolore, quando tornano, chiedono memoria. Oggi, più che cercare colpevoli o riscrivere storie, possiamo praticare entrambe le cose: lasciare che Gökberk viva il suo giorno senza altri pesi, e riconoscere a Osge il diritto di decidere come e quando esserci.
A volte il gesto più grande è invisibile, è la scelta di non rubare scena al ricordo. Se questo approfondimento vi è stato utile, fatemelo sapere con un commento. Qual è, secondo voi, il modo migliore per stare vicino a qualcuno nel giorno più difficile? E fino a che punto il pubblico ha diritto di sapere? Le vostre risposte aiutano a costruire uno spazio di discussione più umano, anche quando il tema è un dolore che non finisce.